Salve ragazzi, qui è Napalm Rain e oggi parleremo delle basi di Mordekaiser. Innanzitutto, chi è Mordekaiser? Questo champion era solito essere il fantastico signore del metallo, le cui abilità erano riferenti a nomi di famose canzoni metal, ma attualmente la Riot ha deciso di ridurlo a semplice Revenant di ferro, abbastanza patetico e triste. Comunque sia, come la maggior parte dei Juggernaut, Mordekaiser manca di mobilità e di crowd control efficaci, ma ha un forte sustain, ottimi danni e ottime resistenze. Ci sono solo due cose che dovresti sempre tenere a mente durante le tue prime partite. La prima è che una volta dentro non puoi uscirne fuori. Devi imparare a tradare nel modo giusto perché non ci sarà una seconda occasione per rimediare il tuo errore. La seconda è che se un campione non dotato di alcun utility come lui rimane sottolivellato nel corso della partita, sarà come giocare 4 contro 5, visto che non potrà offrire nulla alla propria squadra. Ora, discutendo del settaggio, ci sono principalmente due strade di maestri che possiamo prendere. La più comune è la 12-18-0 con il razziatore delle tempeste. Il signore del tuono è anche buono, ma è proprio la mobilità extra che ti fornisce il razziatore a fare la differenza, visto che una volta che viene bloccata sono molto probabilmente fottuti. Come rune invece suggerisco marchi e sigilli di armatura contro i matchup fisici, potere magico netto sui glifi e sulla quintessenza, mentre sulle due restanti quintessenze velocità di movimento extra in percentuale. Questo settaggio serve a far fronte alla tua bassa armatura iniziale. Inoltre ho sempre trovato la mobilità extra di grande aiuto. Ho scelto invece la netto rispetto alla penetrazione magica, dati gli skill assai diversi del nuovo Mordekaiser reworkato, che ha un danno base ridotto ma un ottimo scaling sia fisico che magico. Insomma, ad adesso i numeri contano. Contro i matchup magici ho scelto marchi di attacco fisico per migliorare la steal e come secondaria fonte di danno, sigilli di salute per livello, una quintessenza e glifi di potere magico, e per finire di nuovo altre due quintessenze con velocità di movimento. Come oggetti di partenza ora suggerisco il 90% delle volte lo scudo di Tora, principalmente per la rigenerazione salute, dal momento in cui Mordekaiser era probabilmente la più bassa rigenerazione HP in early game dell'intero gioco. Inoltre voglio ricordare che le sue abilità hanno un costo in salute, quindi considero fondamentale un recupero in salute durante la run, a meno che tu non voglia rischiare di suicidarti spammando le spell. Analizzando il matchup e il jungler che contro, dovresti iniziare con la zona, oppure con lo scettro dell'abisso. Entrambi ti danno delle ottime statistiche difensive ed offensive. Inoltre, la più recente aggiunta di riduzione di carica a questi oggetti li rende ancora più utili, anche se in caso di snowball consiglio di partire con l'Iderai, che sarà il tuo oggetto chiave. Rallentamenti sono gli spell e dagli attacchi del fantasma e drago, salute e potere magico. Ti serve altro? Inoltre la tua passiva scala sulla vita massima, quindi buildarlo un po' ritornerà sempre utile. Attenzione però, non buildarlo tank, è la peggiore idea che potresti avere. Ora, ci sono 3 build, 3 strade che puoi prendere in base a come sta andando la tua partita. La prima è in caso di lane che stai vincendo, ovvero snowball. Nel momento in cui la tua lane phase sta andando molto bene e sei in netto vantaggio rispetto al tuo avversario, dovresti ingare ad una build da Archer, che coinvolge l'acquisto del costoso cappello di Rabadon e l'invasione del vuoto come oggetti principali. La seconda è invece una build bilanciata, che inizia con gli oggetti già menzionati di Zonia e Scettro dell'Abisso per poi chiudere con gli oggetti principali, che saranno Relay, Dente di Nashor e Penny di Sterak. La terza strada invece che puoi prendere e che non ti augurerò mai è quella dello svantaggio, ovvero dovete cercare di buildare più oggetti difensivi possibili per assorbire il maggior numero di danni dalla squadra nemica, senza però dimenticare ovviamente un minimo di autocriticare. Consigliati qui sempre l'uso del Relay, Sterak, inoltre coinvolgete stavolta la corazza dell'uomo morto e se davvero la situazione è tragica aggiungete anche la corazza spirituale. Ragazzi, questo è quanto per la guida di base su Mordekaiser, ovviamente vi darò maggiori dettagli su questo champion in un prossimo video. Alla prossima!